Nel 1957, sulla rivista Zodiac, Giuseppe Samonà pubblica un lungo e argomentato saggio sull'architettura di Franco Albini. Nelle acute osservazioni rivolte ai musei genovesi si legge che la loro accidentalità è illuminante per la continuità del lavoro di questo grande architetto italiano di oggi, perché ne rende i valori ancor più operanti e concreti, in quanto fa vedere come Albini abbia capacità liriche straordinarie, ma le esprima in poesia eccezionale solo in quei rari temi che giustificano un eccezionale abbandono al puro fantasticare. Questa poesia eccezionale è presente anche in alcuni allestimenti temporanei realizzati dall'architetto negli anni 50. Nella mostra di arte contemporanea a Stoccolma e nella mostra del Settecento veneziano a Palazzo Grassi a Venezia, Albini ed Elg qualificano in modo nuovo gli ambienti espositivi, attraverso l'uso di velari policromi che modulano l'intensità dell'illuminazione. La ricerca degli effetti di luce e ombra tocca livelli eccelsi nello stand Rodia Toce per Montecatini alla Fiera Campionaria di Milano, siamo nel 1954, con le capanne di veli Rodia illuminate da tubi al neon, e anche nel negozio Olivetti a Parigi, inaugurato negli anni 60, in cui i caratteristici montanti in legno perfezionati nel disegno terminano con una lampadina in alto. A questi raffinati allestimenti va infine aggiunto un ulteriore acuto, rappresentato dall'auditorium sospeso a mezza altezza nel Salone d'Onore della 10ª Triennale di Milano del 1954. Qui l'interno romboidale di una sala per conferenze interamente rivestita di velluto rosso è appoggiato su una foresta di tubi innocenti che da un sostegno circolare si ramificano quasi fino al soffitto. Nello stesso periodo il lavoro di Albini si colora di più prosaici, ma altrettanto rimarchevoli valori, in alcuni edifici pubblici e residenziali. Nel 1952, sulle pagine della rivista Domus, Gio Ponti presenta il modello per un edificio bancario a Parma, realizzato da Franco Albini. Leggiamo il testo di Ponti. Chi vuole intendere gli architetti d'oggi deve riconoscere nelle cose di Albini i caratteri di una limpidezza e linearità di pensiero, di una longilineità, come nel suo fisico, asciutta, elegante e sottile, i caratteri di un rigore e di una coerenza assoluti, e della personalità nelle successive invenzioni architettoniche, pure e nell'impiego di elementi. Così è in questa costruzione, quale appare, forse più intelligibilmente che non sarà sul vero, dal modello. L'edificio in questione è quello destinato ad abitazioni e uffici che l'Istituto Nazionale di Assicurazioni incarica Albini di progettare nel centro storico della città di Parma, all'angolo tra l'ampia via Cavour e la stretta apertura di Borgo San Biagio. Il progetto definitivo, modificato rispetto al modello, chiarisce nuovamente il pensiero di Albini sul rapporto tra le nuove tecniche costruttive e la continuità figurativa del contesto per la creazione di una tradizione architettonica attuale. Nell'edificio INA Parma la soluzione risiede nella maglia strutturale in cemento armato che dai portali a piano terra si rastrema progressivamente inclinandosi al piano attico, nell'altalenarsi dei tamponamenti in mattone paramano faccia e vista e delle aperture vetrate a tutta altezza ed infine nel magistrale dettaglio del motivo dell'angolo pieno che orienta e chiarisce tutto il senso della costruzione. La parabola albiniana sul tema dell'edificio pubblico per la città, passando per la grande esperienza dei nuovi uffici comunali a Genova, giunge all'apogeo nei grandi magazzini La Rinascente a Roma, inaugurati nel 1961. L'ossatura metallica dell'edificio, impostata su una sottostruttura in cemento armato su 2 livelli, regge i pannelli di tamponamento in graniglia rosata piegati per ospitare gli impianti dell'aria condizionata. L'immagine complessiva sembra essere quella di una sintesi di tecnica contemporanea inserita di fronte alle antiche mura aureliane.
ma il dialogo tra storia e modernità è ambivalente e in ogni caso va ben oltre la semplice adesione alla tematica delle preesistenze ambientali, quella delineata da Ernesto Nathan Rogers sulle pagine di Casabella Continuità negli anni 50. Le contraddizioni sono messe in mostra con la consuete eleganza non priva di una sottile ironia. Con l'esperienza romana, infatti, Albini compone l'ultima sua appassionata scrittura dedicata all'arte del porgere gli oggetti nello spazio. La nera ossatura metallica, come i montanti dei suoi allestimenti, sostiene i pannelli che rivestono gli impianti meccanici, quasi come se questi fossero quadri di un'esposizione. A conferma di ciò si potrebbe citare un'opera poco conosciuta, che è la sala che Albini allestisce alla Biennale di Venezia del 1968, in cui l'autobiografia dell'architetto è raccontata semplicemente da un pezzo al vero dell'edificio della Rinascente. Ma non è un caso che Albini alla fine degli anni 60 scelga di rappresentare il proprio lavoro con il progetto per la Rinascente. Questi anni segnano infatti l'appiattimento della sua vena creativa sulla traccia di un raffinato manierismo. La crisi è forse dovuta alla grande dimensione territoriale che a partire dagli anni 60 travolge la cultura architettonica italiana. Una scala non adatta a un architetto che predilige gli spazi interni e il disegno del dettaglio, così come dimostra l'allestimento delle stazioni per la metropolitana milanese, realizzato in quegli anni con Bob Norda, uno straordinario interno urbano, riconoscibile dal centro alla periferia, nelle pareti, nella pavimentazione e soprattutto nel coloratissimo segno del corrimano che accompagna i percorsi. Nel 1977, il 1 novembre, Franco Albini muore a Milano dopo una lunga malattia. Da pochi giorni aveva compiuto 72 anni. In un commosso ricordo, pubblicato sul Corriere della Sera, lo scrittore milanese Giovanni Testori riassume magistralmente, in una frase, tutto ciò che abbiamo tentato di raccontare in queste lezioni. Leggiamo le sue parole in chiusura di tutto il nostro racconto. Albini fu architetto eminentemente pariniano, perché nel suo lavoro sono stati sempre dominanti il concetto e la realtà della giustizia e dunque, nelle misure dell'architettura e del design, di cui evitò ogni consumistica degradazione, il concetto e la realtà di giustezza.